Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova serie di video su Minecraft, in cui cercherò di spiegarvi il funzionamento di un computer. Badate bene, ho detto funzionamento e non come costruire un computer, infatti non semplicemente vi farò vedere le varie componenti, per esempio questa vi farò vedere questa è una RAM, questo è il processore, guardate si costruisce così e funziona. Ma voglio spiegare come mai questi vari componenti funzionano in questa maniera e anche il perché della loro realizzazione in questo modo. Per far ciò dobbiamo partire dalle basi, e cioè partiremo dai bit. I bit sono la quantità minima di informazioni rappresentabili in informatica. Vediamo un po' cosa intendo. Un bit è un qualcosa che ha due stati distinti, qualunque essi siano, vero o falso, potrebbero essere sinistro o destra, potrebbe essere acceso o spento, potrebbe essere bianco o nero, o più comunemente 0 ed 1. Come mai comunemente 0 e 1? Semplice, siccome il computer, come potete immaginare, è un qualcosa che fa di conto, molto più semplice addizionare zeri ed uni che bianco e nero, per esempio. Prima ho detto che la quantità minima di informazione rappresentabile. Cosa intendevo con questa informazione? Se prendiamo per esempio questa torcia, che rappresenterà un bit, quanti valori posso rappresentare? Naturalmente due, come ho detto prima. Acceso, spento, un valore, acceso, due valori. Se passo a due torce, quindi 2 bit, quanti valori posso rappresentare? 1, 2, 3 e 4. Se passo a 3 torce posso rappresentare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 valori. Adesso invece, se tolgo la leva che mi permetteva di cambiare lo stato della torcia e considero soltanto questa torcia che non è più un bit ma chiamiamolo ubit, quanti valori posso rappresentare? Uno solo, e non posso in nessun modo cambiare questo valore. Se prendo in considerazione due torce, due ubit, comunque il valore che posso rappresentare rimane uno solo, questo qua, tutte e due accese, non posso considerarne una sola delle due. E lo stesso con tre torce. Eh, quindi, questo è il perché il bit è la minima quantità di informazione rappresentabile ed è anche una cosa matematica. Infatti, se ci pensate, prima, quando avevamo una sola torcia, potevo rappresentare due valori, cioè 2 alla 1 valori. Con due torce potevo rappresentare 4 valori, cioè 2 alla seconda. Con 3, 8, cioè 2 alla terza. Lo stesso vale per i numeri decimali come c'è nella nostra rappresentazione, cioè con le cifre da 0 a 9. Con una sola cifra possiamo rappresentare 10 valori, cioè 10 alla prima. Con due cifre possiamo rappresentare tutti i numeri da 0 a 99, cioè 100 valori. Anche qua, in questo caso, utilizzando gli ubit, possiamo rappresentare con una torcia sola 1 alla 1 un valore, con due torce 2 alla 1 un valore, con tre torce 1 alla terza un valore. Ehm, Nel computer, cioè nella corrente, che in questo caso è la redstone in Minecraft, oltre alla presenza, trasporta anche altre informazioni. Con presenza volevo intendere essere acceso o essere spento, poi trasporta anche altre informazioni, e cioè per esempio l'intensità. Questo lo fa anche la redstone, che sarà il nostro sostituto alla corrente vera. Come possiamo vedere, qua abbiamo una rappresentazione dell'intensità in modo grafico, cioè via via che ci allontaniamo dalla fonte, si va a scurire il colore fino a qua non esserci più corrente. La redstone in particolare trasporta 15 blocchi di corrente, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eh, 15 blocchi di energia più che di corrente, scusate. E questo come potremmo sfruttarlo? Per esempio il fatto l'informazione oltre a esserci ma anche della intensità. Per esempio con questo meccanismo del tutto stupido ed inutile in cui attraverso questo confrontatore, attivando questa leva, faccio ritrarre soltanto l'ultimo blocco,
attivando la seconda agli ultimi due blocchi, attivando la terza tutte e tre. Ehm, questo utilizza semplicemente un componente in Minecraft che è il confrontatore in modalità di sostituzione, che riceve una corrente da questa parte e butta fuori la corrente da quest'altra, e se riceve una corrente dalla parte laterale, confronta le due intensità e butta fuori la corrente la corrente rimanente. Quindi per esempio questo qui avrà intensità 15-2 e qua invece partirà una corrente che ha intensità 15-1, 2, 3, 4 e infatti quindi due volte meno potente e infatti uscirà una corrente di due blocchi, mentre il terzo sarà spento come possiamo vedere. Infatti, vedete? 1, 2 e il terzo è spento. Ehm, perché nella vita reale, quindi nei computer, questa informazione dell'intensità non viene sfruttata? Semplice. Intanto dovremmo utilizzare varie intensità di correnti, tra cui potremmo arrivare a delle correnti piuttosto alte e quindi potrebbe essere pericoloso, per esempio, usare un laptop, scusate, e scrivere su una tastiera su cui sotto scorre molta corrente. Non mi fiderei personalmente di utilizzarlo. In più è anche un fatto di difficoltà nel costruire questi tipi di attrezzi rivelatori di corrente, poiché è molto più semplice uno strumento che semplicemente rivela la presenza o no di corrente, mentre è molto più difficile e soggetto a errori rivelare un'intensità di corrente fra un certo intervallo. Ehm, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Se qualcosa non era chiaro o se volete semplicemente domandarmi qualcosa, lasciate un commento e se vi è piaciuto lasciate un like, grazie.